Amanti della pasta al forno, fatevi avanti, se anche voi come me adorate alla follia questo piatto, siete nel posto giusto, prepariamolo insieme. È inutile dire che esistono tantissime versioni diverse, a casa mia si è sempre fatta con piccole polpettine. Ed è proprio quello che inizieremo a fare adesso noi, l'impasto delle polpettine. Quindi in una ciotola metto la salsiccia, a cui ho già tolto la pelle, la carne trita, io generalmente utilizzo quella di maiale, ma potete utilizzare quella che vi piace. La mollica di pane sbriciolata, io utilizzo quella di pagnotta, la taglio a cubetti e la metto in un cutter per frullarla. Il prezzemolo tritato, il formaggio grattugiato, un uovo, dell'aglio, la noce moscata che per me è fondamentale perché profuma molto l'impasto, sale e pepe. E ora impastiamo. Una volta pronto l'impasto, formiamo le nostre polpettine. Le polpette sono pronte, quindi andiamo ai fornelli a preparare il sugo per la nostra pasta al forno. Prepariamo quindi il sugo per cuocere le nostre polpette. In un tegame metto un filo d'olio extravergine di oliva e aggiungo l'aglio che ho tagliato in due. E ora lo facciamo rosolare. L'aglio sta sfrigolando, possiamo aggiungere la passata di pomodoro. E attendiamo la presa del bollore della passata. Il sugo sta cominciando a bollire, quindi posso mettere all'interno le polpettine. Aggiungo un pizzico di sale e copro con il coperchio. Abbasso il fuoco e faccio cuocere per circa una ventina di minuti. Mentre le nostre polpettine cuociono nel sugo, noi prepariamo la besciamella mettendo in un tegame il burro. Lo facciamo sciogliere. Ora che il burro si è sciolto, aggiungiamo la farina. Aggiungiamo il latte. Poi uniamo sale e noce moscata. E adesso mescoliamo fino a far addensare la besciamella. La besciamella è pronta, si è addensata, quindi posso spegnere il fuoco e controllare le nostre polpette. Anche le polpette sono cotte, quindi spengo il fuoco e aggiungo il basilico spezzettato. Possiamo mettere da parte queste due preparazioni e dedicarci alla lessatura della pasta. L'acqua bolle, mettiamo un po' di sale e poi ci buttiamo la pasta. Ed è il momento di scolare la nostra pasta e la mettiamo direttamente nel sugo di polpettine. E adesso mescoliamo per amalgamare bene la pasta con il sugo. E siamo pronti per comporre la nostra teglia di pasta al forno. È arrivato il momento di comporre la nostra pasta al forno. Metto all'interno metà della nostra pasta. E poi possiamo mettere della besciamella. Io la metto così, un po' a mucchietti, non la spalmo completamente. Poi abbiamo anche delle uova sode. Le taglio a metà e poi ogni metà la taglio in 3 fettine e le sparpaglio poi nella teglia. È il momento della provola. Ne metto sempre una metà adesso e l'altra metà la tengo per dopo, per l'altro strato, e poi cospargo con un po' di formaggio grattugiato. E il primo strato è fatto e adesso iniziamo con il secondo. Togliamo l'aglio. Come avete visto, la pasta al forno deve essere ben sugosa. Completiamo sempre con besciamella, l'uovo sodo, la provola e il formaggio grattugiato. Inforniamo la nostra pasta al forno a 180 gradi per circa 30 minuti e poi gli diamo anche 5 minuti sotto al grill del forno per fare una bella crosticina croccante. Ecco la mia buonissima teglia di pasta al forno fumante, scommetto che a tavola il bis sarà assicurato.